Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, sono Alessandro Davide. Oggi con questo nuovo video voglio spiegarvi come sostituire la lampadina del forno e come sostituire il portalampada. Prima di iniziare, per favore vi invito a supportarmi iscrivendovi gratuitamente al canale e a cliccare mi piace. In questo modo farete crescere il mio canale e mi darete la possibilità di realizzare nuovi video. Allora, sicuramente la prima cosa da fare prima di iniziare è quella di staccare la spina. Dopodiché non dobbiamo fare altro che svitare questa plafoniera qui. Che è molto semplice, questa si svita con mezzo giro, alcune bisogna girarle un po' di più. Dopodiché dobbiamo staccare la lampadina. Allora, alcune si svitano, altre bisogna tirarle, quindi bisogna afferrarle e tirarle. Allora, c'è proprio, faccio un esempio, se la tiro da qui faccio fatica, se la afferro da qui. Se la afferro da qui c'è proprio la presa e si stacca molto facilmente, vedete? C'è proprio la possibilità di afferrarla così, con due dita. Se la afferrate così fate fatica. E poi ci sono appunto, come dicevo prima, quelle che si svitano. Niente, quella nuova la mettete su e la spingete dentro. Allora serve una lampadina apposta, fatta apposta, che resista alle alte temperature ed è fatta apposta per i forni. Queste le trovate anche da Brico. I problemi più comuni che possono capitare sono quelli di ritrovarsi la plafoniera, quindi la parte in vetro, incollata su e che non c'è modo proprio di svitarla. Quindi in quel caso lì dovete aiutarvi con una pinza a pappagallo. Quindi la afferrate così e la girate, la sbloccate. Poi una volta sbloccata potete tranquillamente svitarla a mano. Un consiglio che vi do: quando poi la riavvitate su, magari non stringetela fino in fondo, andate fino a fine corsa e poi fate proprio mezzo centimetro, tornate indietro, così evitate di farla bloccare una seconda volta. Uno degli altri problemi che si può creare invece, che è quello un po' più serio, più complicato da risolvere se non sai come fare, è quello che praticamente svitando la plafoniera si trascina tutto il portalampade dietro. Quindi cosa succede? Voi pensate che state svitando, ma in realtà la plafoniera dietro si sta girando e sta attorcigliando tutti i fili, quindi rischio poi di strapparli via. Allora in quel caso lì io ho risolto facendo così. In sostanza vado a infilare un cacciavite a taglio dietro, no? Vado proprio a prendere la parte, vi faccio vedere meglio, vado a prendere proprio la parte di ferro con un cacciavite a taglio, così la bloccate così, magari fate anche un po' leva e svitate. Comunque in casi estremi, se nonostante tutto la lampadina non dovesse accendersi, comunque verificate con altre lampadine, perché capita spesso che quelle siano difettose. Comunque in casi estremi, se non siete riusciti a risolvere il problema, allora dobbiamo andare a smontare il forno, quindi andiamo a smontare la parte posteriore del forno per accedere al portalampada e verificare cosa è successo. Ovviamente la prima cosa da fare è quella di estrarre il forno dall'incasso. Quindi qui abbiamo lo schienale che andrà smontato svitando queste due viti, quindi una e due. La lamiera la sganciamo dalla parte sopra e la sfiliamo dalla parte sotto e la mettiamo da parte. Quindi arrivati a questo punto ci ritroveremo il portalampada sul lato sinistro del forno. Adesso andiamo a verificare se arriva corrente ai morsetti del portalampada. Quindi ci procuriamo un tester che andremo a impostare su volt, ricollegheremo la spina, accenderemo il forno e verificheremo appunto che qui, mettendo i puntali qui così, devono arrivare 220-230 volt. Quindi adesso collego la spina e lo accendo. A parte che qui si accende la lampadina, vabbè, qui il forno funziona perfettamente, è nuovo, è giusto per farvi vedere, per farvi capire. Comunque, una volta messo in volt, facendo così, il
tester deve restituirci 220/230 volt. Quindi vuol dire che la corrente arriva al portalampada. Se non dovesse arrivare corrente al portalampada, è molto probabile che ci sia qualche connettore bruciato sul commutatore. Ho fatto un video che parla appunto di questo, di come fare a sostituire il commutatore, vi lascio il link qui in alto, vi basta cliccare lì. Comunque, fatto questo, se la corrente arriva al portalampada ma questo non dovesse funzionare, è veramente raro che succeda, però potrebbe esserci il portalampada guasto, comunque può essere guasto per qualche altro motivo, può anche capitare che vi ritroviate il portalampada staccato che penzola qui tra le lamiere. Vediamo un po' insieme come si fa a sostituirlo. Allora, innanzitutto, stacchiamo la spina, quello l'abbiamo già detto, scolleghiamo i connettori, non c'è bisogno di segnarseli perché tanto potete anche invertire i fili, non ci sono problemi, l'importante è ricordarsi che la terra va qui in basso. Ci sono delle piccole alette di ferro che vanno premute, qui, vedete ce n'è una qui e un'altra qui e poi un'altra in basso. Dovete premerle tutte e spingere dentro, vedete? È così, e lo cambiate. Poi reinserite quello nuovo e non dovete fare altro che tirare e si incastra. Comunque, per quanto riguarda i modelli di forni più vecchi, viene utilizzato questo portalampada qui, con la sua plafoniera, che non si avvita ma semplicemente si incastra così, e si incastra nel forno da dietro, cioè in sostanza posizionata sul foro, e queste linguette qui vanno incastrate dentro, cioè si incastra prima la prima sotto e poi l'altra va spinta dentro e incastrata e rimane bloccato dentro così, quindi si monta da dietro. Adesso non posso farvi vedere perché questo forno è diverso, è il forno un po' più piccolo, comunque va incastrata da dietro. Poi una volta incastrata da dietro si ricollegano i fili, questa non ha la terra, e quindi soltanto i due fili dell'alimentazione, e poi da dentro il forno si monta la lampadina e si rimonta la plafoniera. Molto semplice, ok? A questo punto andiamo a ricollegare i fili, quindi qui il filo di terra e qui quello dell'alimentazione. Vediamo l'altro dov'è, qui. Comunque è un video molto breve e semplice. A questo punto sistemiamo così. A posto.